Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, sono qui oggi per una super presentazione di un pack eccezionale, il Vineyard Pack di SMI Modding. Praticamente hanno creato un DLC dal nulla, quindi ragazzi mettetevi comodi, cercherò di essere il più breve possibile ma al contempo bisogna dar spazio alle immagini e quindi ho fatto diversi capitoletti con ogni attrezzo perché bisogna mostrare la peculiarità e questa innovazione, diversi marchi coinvolti, attrezzi che vi permetteranno dall'inizio alla fine di, come dire, migliorare la vostra esperienza con le vigne su Farming Simulator 22. Se comprate tutti questi attrezzi praticamente non vi servirà altro all'interno del gioco, perché riuscite, ripeto, dall'inizio alla fine, dalla semina praticamente alla raccolta, coprite qualsiasi cosa. Diversi marchi coinvolti, appunto, li avete visti, adesso li vedremo uno alla volta e vi vorrei far notare anche tutti i dettagli. Veramente spero che dal video si possano capire, si possano apprezzare, sicuramente li apprezzerete voi una volta che lo avrete scaricato. Tra l'altro qua l'Orizzonti, che in questo caso particolare è stata disegnata dal caro Edo. Detto questo, le cose importanti sicuramente, sperando che siate arrivati almeno a 2 minuti di video, il pack sarà disponibile a breve, brevissimo, praticamente diciamo a giorni, e lo troverete su Modab sia per PC che per console, ma anche sul loro sito, dove c'è una guida anche che vi consiglio di andare a leggere per capire, e se vengono dubbi, perplessità, ovviamente ne parleremo nel video cosa servono queste attrezzature, ma comunque c'è tutto scritto in quella guida. In più, ripeto, il loro sito è da visitare perché il DLC, che non è un DLC ma è come se lo fosse, ovviamente è gratuito, però è sempre bene anche supportare chi fa qualcosa per tutta la community, quindi troverete là le maniere. Qua intanto vi mostro alcune chicche, ad esempio di questi attrezzi dell'Orizzonti, che possono anche venire inforcati e spostati. Ma non solo, le chicche non sono solo queste, troverete all'interno di questo pack anche 2 trattori, ovviamente i trattori originali, ma con la gommatura molto particolare che vedete qua, ovvero la Pneutrack di Trelleborg. Quindi ci sono le chicche all'interno delle chicche, ma iniziamo a vedere tutti i vari attrezzi. Ed iniziamo con l'Orizzonti Mix Rev, praticamente una trincia interfilare che è disponibile in diverse misure, in 3 diverse misure, e quindi è adatta a diverse larghezze di vigneto, e voi potete appunto entrare, tagliare l'erba, quindi fare tutto il discorso pacciamatura come la intende Farming. Potete ovviamente muoverla col mouse a destra e a sinistra, vi ho mostrato queste immagini e ci tenevo anche a farvi vedere i dettagli e le varie animazioni che ha, che è veramente una cosa spettacolare. Nonché vi ricordo, andate a controllare che ci sono anche le saldature in diversi punti, quindi veramente il top come attrezzo. E andiamo avanti sempre con Orizzonti, ma questa volta l'Orizzonti Multi. È un attrezzo che lo troveremo anche nelle clip successive, perché nella voce negozio è un unico attrezzo, quindi Orizzonti Multi, ma c'è in 2 versioni. C'è la versione appunto per togliere le infestanti, che poi ovviamente può essere anche abbinato ad altri attrezzi al contempo, e intanto vi faccio notare che gran lavoro di animazione, che a ogni vigna, ogni palo eccetera praticamente rientra e intanto va appunto a rimuovere le infestanti, quindi fare una specie diciamo di trattamento per il vigneto, un trattamento meccanico, e notare ovviamente tutte le animazioni del caso, ed anche in questo caso col mouse si possono muovere alcuni elementi dell'attrezzo. Sempre Orizzonti Multi, in questo caso è la seconda versione, che ripeto in negozio lo trovate sotto la stessa voce. Poi c'è appunto una parte che vi permette di scegliere se utilizzarlo come coltivatore in pratica, quindi 2 attrezzi in uno. Ecco, anche qua come vedete sono andato un altro vigneto per farvi vedere le animazioni, per farvi vedere cosa cambia nella texture
e quindi ogni attrezzo ovviamente ha il suo utilizzo. Conosceranno meglio tutto ciò, penso sempre ovviamente, chi realmente li utilizza nella realtà e sa tutte queste fasi, quindi saranno probabilmente i più contenti di poter avere sotto mano veramente un così tanto ben di Dio di attrezzature e accessori, diciamo, se vogliamo. E momentaneamente passiamo ad un altro marchio e andiamo a vedere Okrama. Nella fattispecie vi mostro subito l'Okrama Grinton, che praticamente è uno strumento per il sovescio, quindi passate in mezzo ai filari, distruggete, sminuzzate il rafano oleifero che è stato seminato precedentemente per avere uno stadio di fertilizzazione. Qua vi mostro i rulli, i movimenti insomma indipendenti con il mouse. Ma vediamo ovviamente sempre di Okrama anche l'Okrama Soave. Esso è un ripuntatore per vigneto, quindi un arieggiatore, e anche qua potete regolarlo e comprarlo con 2 o 3 ancore, quindi voglio dire è una combo veramente intrigante per andare a far sovescio ed arieggiare il vigneto. Tutte animazioni che muovete voi con il mouse per decidere e organizzare, se così si può dire, la vostra larghezza di lavoro, anche perché adesso i vigneti in origine hanno una determinata larghezza, ma ci sono anche mod che vi permettono, come avevo mostrato in diversi video, di decidere la larghezza delle vigne da tipo 1,80 m, mi pare a 2,5 m, insomma larghezze variabili, e quindi anche ovviamente attrezzi che variano con essa. Anche in questo caso grande attrezzi, anzi con grandi animazioni. Qua vi mostro anche con una larghezza di lavoro un po' maggiore. In questo caso ok, non c'è il rafano oleifero seminato, però va a sminuzzare comunque l'erba che c'è fra le file. In più dietro andiamo a ripuntare, potete usarli in coppia, come no, vedete voi ovviamente, potete anche agganciarlo dietro piuttosto che davanti. Parlo ovviamente dell'Okrama Grinton, sta a voi insomma la scelta di come attrezzarvi per i vostri vigneti. E andiamo avanti al meglio, sempre di più. Vediamo Ricosma, l'atomizzatore Zephyr, doppia fila come vedete, perché ha i doppi pannelli, vi seguirà nei vari filari, è comodo per la manovra di uscita, di entrata, diciamo a fine passata. Ma mi voglio soffermare sul fatto che dopo averlo dispiegato potete gestire voi sempre tramite mouse la larghezza di vari pannelli, perché è un atomizzatore a recupera veramente, perché vi fa consumare pochissimo fertilizzante mentre lavorate. E soprattutto guardate qua la chicca, guardate, attenzione, se voi lo chiudete a un certo punto, non sono io che interrompo ovviamente il flusso, perché come vedete da una parte all'altra c'è sempre quelli aperti, ma si interrompe, quindi quando arrivate a un certo punto si interrompe, ed è veramente una cosa eccezionale. Me l'hanno fatto notare i ragazzi di SMI e ci tenevo ovviamente a dirlo, perché è inutile se no fare una presentazione se non vi si fa notare certe cose. È bello anche scoprirle da soli, giustamente, però è anche bello rendere giustizia, rendere merito e cercare insomma di dire tutto quello che si può. E ovviamente magari qualcosa, non so, magari dimenticherò, può darsi, però cerco insomma di rendere sempre giustizia e rendere sempre merito a chi fa dei lavori, a chi fa delle opere per tutti noi alla fine. Quindi insomma io sono il tramite sempre fra chi produce e chi gioca, diciamo. Dopo sono anch'io giocatore, però insomma sono anche qua per mostrare. Cosa vi mostro qua? Molto utile anche nella fase di manovra, se volete chiudere un pannello e poi riaprirlo. Ma un'altra chicca che ha questa Zephyr, che magari non immaginate, è nella fase di retromarcia. Potete, come vedete, in caso, bloccare e riuscite a fare una retromarcia pulita, perché altrimenti in retro è ben difficilotto, insomma, riuscire a raddrizzarla bene. Inoltre potete anche decidere di abbassare il secondo asse lì col ruotino, quindi un sacco di chicche in un'unica mod.
Ed ora è giunto anche il momento di parlare della maschio diretta. In questo caso è una seminatrice, però attenzione, andate a seminare il rapano oleifero, però ve la spiego in breve, praticamente la caricate di fertilizzante. Non sto a spiegarvi i dettagli, ma deve funzionare così sul gioco, quindi tenetelo insomma come punto fisso. Voi la caricate di fertilizzante, avete la possibilità appunto di incrementare il rendimento e tutto quanto, però poi in realtà semina, quindi è come dire, un trucchetto per far funzionare, far quadrare il cerchio, quindi non chiediamoci il perché, ma godiamoci questa moda. E torniamo a parlare di orizzonti con la PF di Vario. È una prepotatrice, quindi questa è praticamente come quella che trovate in gioco. Ovviamente questa è migliore dal punto di vista del modello, di tutto, anche perché è un altro marchio, però la funzione è la stessa, identica, proprio precisa a quella che trovate nel gioco, che vi fa togliere le foglie secche a fine stagione, insomma dopo raccolta. Di questa questa categoria ci sarebbe anche, che non la mostro subito però è molto simile, per la cimatura invece l'Orizzonti CFU 500, solo che è un'esclusiva del pacchetto Gumroad e che funziona ottimamente sulla mappa Italia anche per l'uva bianca, quindi diciamo che in questo caso questa c'è in tutti i casi, mentre l'altra è un po' più un'esclusiva. E andiamo a vedere ora la Pellenc 8050. Si tratta di una vendemmiatrice trainata, ottima cosa soprattutto perché anche gli altri attrezzi diciamo che mancavano, ma questa probabilmente era quella che mancava di più, perché altrimenti bisognava andare sempre con la Braud o con la Grapliner, adesso non ricordo i nomi, però con le semoventi, e non sempre insomma per via dei vigneti, per via di tante come dire sfaccettature, non sempre diciamo erano le scelte migliori. Quindi avere diciamo un attrezzo trainato e quindi una vendemmiatrice trainata è molto più indicato insomma per chi vuole simulare aziende nostrane. Non che non ci siano aziende con macchine semoventi, soprattutto nel caso magari di vigneti fatti in questa maniera, però diciamo che mancava veramente un attrezzo che sia prima diciamo ecco della semovente. Poi la semovente ci sta, però vabbè, non divaghiamo oltre. Vi faccio notare che è regolabile appunto tramite mouse, l'avete già vista, e quindi potete ovviamente far l'offset diciamo fianco, regolarlo appunto tramite mouse una volta dispiegato ovviamente, ma potete anche sempre tramite mouse, come avete visto all'inizio, variare un attimo l'altezza del timone per tentare insomma di equilibrarla in maniera ottimale nei vigneti, appunto come in questo caso, che sono leggermente in salita e quindi ovviamente anche in discesa. Gran macchina, grande attrezzo, veramente questo, se tutti gli altri erano ottimi, questo insomma è un ottimo più, perché proprio, ripeto, mancava secondo me un attrezzo del genere, quindi già questo, ripeto, vale tutto il pack. E poi insomma le animazioni, la qualità, non si scherza ragazzi, no, veramente questo lo sottolineo, è proprio il re credo di tutto il pack. E ovviamente arriviamo a Feltrina con un rimorchio dedicato al trasporto uva, ed è molto particolare, poi vedremo perché. Quindi una volta raccolta l'uva, la nostra Pellenc, che tra l'altro prosegue un attimo la presentazione della stessa, che vi faccio notare che non c'è il tasto scarica, ma scarica con un trigger non appena sente il rimorchio, quindi cioè non solo il Feltrina ovviamente, è un rimorchio adatto insomma che possiate riuscire appunto come altezze compatibili, ecco, però avvicinandovi sente il trigger e scarica in automatico. Ma parliamo del Feltrina MR 220, gran rimorchio, interessante anche per trattori medio piccoli, che come tutte le mod, ripeto e ve lo dico adesso che siamo addirittura d'arrivo insomma a conclusione del video, vale per tutti i tipi di uva. Se siete sulla mappa Italia, che c'è anche l'uva bianca, e scaricate tutto da Gumroad, altrimenti ripeto anzi PC e console da Modab, con l'uva normale che trovate in tutte le mappe funziona benissimo. Qua ovviamente sono sulla mia mappa in Trentin, quindi insomma sulla mia serie più che altro, e tutto ovviamente funziona al meglio. Grande
idea, ovviamente è così anche nella realtà, l'idea dello scarico che si appoggia a terra con dei martinetti per evitare sbilanciamenti di carico, anche perché magari viene trainato da trattori che non hanno una grossa stazza, e proprio perché scarica su un fianco. Quindi più di così, cari miei ragazzi, non so cos'altro dirvi. Quindi, riassumendo, cosa vi devo dire? Che è un gran pack di attrezzature per vigneto, tanti marchi, tutto italiano, sia a chi l'ha prodotto sia i marchi appunto portati. Come vi ho detto, uscirà per PC e per console, quindi lo troverete su Modab. Tra l'altro voglio far notare che è anche, insomma, si sono spesi molto per portare così tante attrezzature, e chi vuole giustamente può passare sui loro social, sul loro sito, quindi arrivare su Gumroad eccetera, lasciare volendo un contributo, eventualmente si può scaricare gratis, è tutto gratis, basta mettere 0 e lo scaricate, però ci starebbe insomma di un minimo aiuto che vale sempre per tutti, perché in tanti si può sempre fare la differenza, penso. E appunto, se ci sarà maniera e si vede insomma un certo risultato, la gente è anche più invogliata poi a proseguire, magari chissà potrebbe uscire anche un secondo pack in futuro con altre tante attrezzature eccetera, quindi è sempre bene, diciamo, supportare chi ci fa, come dire, del bene portando attrezzi e mod, in questo caso vabbè anch'io portando video eccetera. Quindi su Modab troverete tutto per tutti, mancherà in caso solo la C matrice, eventualmente invece all'estremo opposto chi è da PC scarica la mappa Italia con l'ultimo aggiornamento che verrà fatto, lì non avrà problemi e tutti gli attrezzi scaricati da Gumroad saranno appunto perfettamente compatibili con tutte le tipologie di uva, essendo che appunto nella mappa Italia c'è anche l'uva bianca. Detto questo, cari miei ragazzi, come al solito spero di aver detto tutto, spero ovviamente di aver reso giustizia agli autori per le loro opere, mi auguro anche di avervi intrattenuto nel minor tempo possibile per spiegare così tante cose, quindi ho dovuto confezionare un video ad arte senza tenervi lì oltre il necessario, e altrimenti perdete tempo voi e vi tocca ascoltare un mega video e non, diciamo, giocare piuttosto e godersi questo pack. Spero però appunto che come scrematura per capire le dinamiche, per vedere gli attrezzi, insomma, vi sia servito. Per questo ringrazio appunto tutto il team SMI, ringrazio voi, ovviamente Fibravi, e ci vediamo presto in qualche altro video. Ciao a tutti ragazzi!